Ma ciao Andri, siamo pronti, prontissimi! Non vediamo l'ora di scalare questa montagnola, vero Tango? E vedere un bellissimo lago. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Ci troviamo a Madonna di Campiglio, la perla delle Dolomiti, un piccolo paesino di montagna che si trova a 1550 metri di altitudine ed è racchiuso tra le Dolomiti di Brenta e le bellissime Alpi dell'Adamello. Amici, in questo video da Madonna di Campiglio vi porteremo in una spettacolare passeggiata ad Anello fino al lago Ritort, con ritorno panoramico, e alle cascate di Vallesinella, circondate da una natura rigogliosa e mozzafiato. E non mancheranno poi delle meritate soste ristoratrici e rinfrescanti. Tutto questo lo vivremo coccolati dall'accoglienza dell'Hotel Majestic, che vi mostreremo in ogni dettaglio. Non vediamo l'ora di partire, quindi allacciatevi le scarpe e buona visione! In questo momento stiamo passeggiando in questo boschetto qua per un bel sentiero. Per fare questo trekking siamo partiti da Patascos, dove c'è un parcheggio a pagamento, potete lasciare la macchina e poi avventurarvi in questa strada che inizialmente è asfaltata, come vedete, in mezzo a un boschetto. Arriviamo fino a Malga Ritorto. Comunque alcune volte troviamo Ritorto, alcune volte Ritort, quindi Malga Ritort, e l'indicazione l'AS dava Ritorto e vabbè, la O c'è o non c'è a discrezione, così. Da lì prendiamo un sentiero che poi ve lo facciamo vedere, perché la destinazione di oggi è un bel lago di alta quota, un bel lago di montagna. Vedrete da lassù c'è un panorama strepitoso e incredibile, per cui restate con noi anche in questo video. Sono tante strade per andare al lago, è che noi vogliamo raggiungere la Malga, se no uno potrebbe già prendere il sentiero sulla destra e in un'oretta già arrivare al lago, ma noi allunghiamo perché vogliamo vedere anche la baita panoramica. E intanto siamo arrivati alla Malga. È la prima volta che trovo questo cartello, ragazzi, dobbiamo convivere con lui. La presenza dell'orso. Ma guarda che belle le Dolomiti di Brenta. Mi avvicino verso la zona privata della Malga per farvi vedere un punto panoramico che si trova qua dietro. La Susa sta là con Tango. Qua a zona Malga ci sono anche i cani da pastore che magari sono un po' aggressivi con gli altri cani, per cui bisogna sempre stare un pochino attenti a queste cose qua. Ci sono dei cani liberi. I cani da pastore oggi sono addestrati anche contro l'orso, contro il lupo, per cui sono un po' più aggressivi di quelli di una volta. Ah, questo fa proprio estate, eh? Visto che scena? Che meraviglia! Col bambino. Lago Ritorto, un'ora e mezza, raga. Andiamo su di qua, dalla Malga a destra. Ruscello, acquetta. Abbiamo una scolaresca con 100 bambini, 10 ragazzi dietro che ci stanno inseguendo. Se ci raggiungono siamo finiti, non riprendiamo più niente. Quello è il problema. Questo è il paesaggio che ci accoglie, ragazzi, guardate che meraviglia. Beh, qua da un'ora e 20, come se avessimo fatto 10 minuti, in realtà abbiamo fatto almeno 20 minuti. E da qua inizia il sentiero, si abbandona la stradina e inizia un vero e proprio sentiero. Verde brillante, grazie a tutta la pioggia che è caduta. E via, ci vediamo un po' più su, credo che sia là in mezzo il lago. Sì, penso che sì. Adesso si sale, eh? Abbiamo un dislivello di circa 550 metri. Cosa vuoi che sia, Andre? Abbiamo fatto 1000 metri salire e scendere da cima ad asta. Eh? Sì. Comunque il percorso è segnato come facile, vengono bambini, scolaresche, gente, anche anziani ho visto. Certo, bisogna essere sempre allenati, perché se uno sta sul divano dalla mattina alla sera, è ovvio che poi diventa difficile anche un percorso così. Quindi queste cose sono sempre molto personalizzate. Guardate che bello questo passaggino. Ecco qua, ci siamo spogliati perché inizia a essere caldo anche se siamo all'ombra, perché abbiamo aumentato il passo per seminare la scolaresca, allora ci siamo un pochino avvantaggiati. Siamo venuti via a 2000, abbiamo iniziato già a sentire un caldo dal freddo a caldo. Allora andiamo avanti ancora veloci, poi dopo penso che in salita rallenteranno il ritmo, e sono veramente tanti. Guarda che belle radici qua. Hai visto? Una scala di radici. Qua si vede che iniziamo a fare un bel dislivello, no? Ah sì. Perché si sale bene. Qua
ho detto che era così. Bella ripida. Ragazzi, salire è sempre faticoso, ma dà gran soddisfazione e io comunque preferisco sempre salire che scendere. Guarda questa macchia fiorita cos'è? Stupendo, Con questo sole che entra giù. Quest'anno abbiamo la fioritura in ritardo anche. Che paesaggio, amici! Che paesaggio! Ecco il sentiero lì che va. Stanco, piccolo? Una bella tirata, vero? Adesso iniziano i tornanti. Vedo che iniziano tutti i tornanti. E il lago è proprio lì sopra, lì dietro. Ah, dici che quella lunga là è per andare alla telecabina che poi ci porta giù, vero? Sì, gli impianti erano di là, infatti. Poi decideremo cosa fare. Sì, sì. Poi scegliamo se tornare giù in cabina, dipende quanto ci tratteniamo su il lago e come volge il tempo, il meteo intendo. Se no potremo anche decidere di tornare giù a piedi e allungare un po'. Dai che ci siamo! Stavo godendo il panorama anche perché è bellissimo. Ah, che meraviglia! Guarda che bello! Che paesaggio! La cascatella arriva proprio da ritorno, Guardati dietro. Chiaba. Ho visto finora, continuavo a camminare e girarmi indietro. Ok, e facciamoci al lago, arriviamo insieme. Ci siamo quasi. Da qua dovremo riuscire già a vederlo. Da sopra questo sasso. No. No, continua a darmi false speranze. Lago Retort 2071. Eccolo. Bellissimo. Andiamo sulla punta lì a vedercelo. Come vedete ragazzi è pieno di sentierini, perché qua siamo in mezzo a quello che è il percorso dei 5 laghi, che in questo periodo non è proprio percorribile perché c'è ancora la neve, quindi può essere pericoloso, siamo in un momento di disgelo, è sempre stato brutto, quindi la stagione è un po' stramba. Quindi di per sé fare il percorso dei 5 laghi è impegnativo. Adesso Sì. in questa condizione dove si sprofonda, si scivola, la neve si sfa, è anche poco sicuro, si allungano molto i tempi, il meteo è sempre incerto, per cui secondo me è altamente sconsigliato avventurarsi in questi percorsi lunghi. E già arrivare qua, comunque questo è uno dei laghi più belli. Però quando Quindi si è appagante scioglie... come paesaggio. Sì, è bellissimo, è uno dei laghi più belli. Sì. Quando si scioglierà la neve ragazzi potete fare il giro lungo. Sì. D'altra parte ormai l'abbiamo detto e ridetto, sappiamo tutti che la stagione questa è un po' strana, siamo a luglio e sembra primavera. Questa è quella delle mucche? Sì. Guarda. Tango, guarda. Non ci sono mucche in giro. Piano, piano, basta, basta. Spettacolo. Passo della falculotta, Andri. Fai culotta. Beh, arrivare a un laghetto c'è sempre una soddisfazione enorme. Noi siamo partiti da Patascos perché ci piace sempre salire, fare trekking e andare in salita, è una passione. Però per chi vuol fare meno fatica può prendere la telecabina direttamente da Madonna di Campiglio e salire in quota e arrivare al laghetto in neanche 30 minuti. Quindi anche molto semplice, abbastanza per tutti, no? Ora che ci siamo guardati un po' intorno abbiamo deciso di andare intanto su quel cucuzzolo lì. Saliamo questi tornanti, andiamo lì, facciamo 2 o 3 immagini del lago dall'alto. Che paesaggio!
bello che è il parco dell'Adamello. Hai fatto la rima! Quindi ritorniamo così ragazzi, alla fine è un piccolo anello che ci porta verso la seggiovia, poi potete decidere se andare giù con la seggiovia oppure farvi un'ora di discesa. In ogni caso tutte e due le soluzioni sono fattibilissime. Guarda che bello, bello bello sto passaggio. Senza panorama qua, Quello è uno spettacolo, E allora, Chin! Cin Andri, che posto Questa bellissimo. meraviglia, guardate ragazzi. Non so come mai qua, ma mi viene da fare un pensiero all'amico Osvaldo, perché questa la birretta con questo panorama qua, penso che apprezzerai tantissimo. Guarda che E allora la tua Osvaldo. L'amico Osvaldo vuol vedere tanto cibo qua sulla tavola, Sì. sai. Adesso arriva un paninetto. Cin, scusa. Cin. Scusate, mi ero scordato di registrare e ho già dato un morso. Panino, speck e formaggio fuso. Fame, Andri. Com'è un panino mangiato in montagna a 2000 metri? Ha tutto un altro sapore, di la verità. Non esiste ristorante secondo me. Anche secondo me. Croccante, guarda che bello. Sì, Questo guarda è che bello, 5 Andri. stelle gourmet là Altro che gourmet. Poi dopo una passeggiata, mamma mia, che bello. Tango, e tu il panino? Tu hai già mangiato i crocchetti? Intanto, per farvi vedere come ottimizziamo il tempo, qua dietro, se vedete, ho messo un time lapse a fare delle foto su quella montagna là, stretta. Uno scatto ogni 5 secondi per 360 scatti. E quindi ne approfittiamo finché mangiamo. Si crea questo bel bidietto qua che vedrete, oppure l'avete già visto, non lo so, lo vedrete dopo. Ragazzi, è arrivato il momento di farvi vedere lo spettacolo di posto che ci ospita Madonna di Campiglio. Ed eccoci qua ragazzi, per questa avventura siamo alloggiati in una splendida suite del Majestic Boutique Hotel proprio nel centro di Madonna di Campiglio e penso che le immagini parlino da sole. Guardate che meraviglia di camera, solo l'illuminazione è uno spettacolo, poi questo legno la rende caldissima. E come avete visto ci accoglie questa comoda anticamera che è ricca di armadi, abbiamo poi un frigo bar e un bel divano. E qui c'è il nostro Tango perché ricordo che la struttura è pet friendly e loro sono ben accetti. Curiosiamo cosa c'è per Tango? Ah, bellina questa, è una ciotola a silicone, quella che si richiude, questa è comodissima, non ce l'avevamo mica. Grazie mille. Grazie. A Madonna di Campiglio ragazzi. E adesso ragazzi vi facciamo vedere il pezzo forte del Majestic, la Sky Wellness, una bellissima spa all'ultimo piano, proprio sul cielo. E adesso andiamo a curiosare insieme. Super panoramica. Ma che meraviglia. Beh, l'ambiente è molto grande, offre tante possibilità. Abbiamo il bagno turco con la cromoterapia, il famoso percorso Snape, qui non sai con i piedi gelati, ogni volta urlo. Mi piace tanto anche a me questo. All'interno ci sono anche le docce emozionali, abbiamo la doccia alla menta, questa bisogna provarla Andri. Ah, per te la doccia alla menta. E qua c'è la doccia al limone. Fantastico. Oh, ma che bello. C'è anche la Whirlpool esterna. Andri, non posso non provare quella esterna. Che meraviglia, è un sogno. No, però guarda quelle cime dietro. Mamma, che bella. E Tianghito è bravissimo. Guardalo, che cane d'attacco. Guardalo. Buongiorno ragazzi, siamo ancora in camera. Adesso andiamo giù a fare colazione e poi dove andiamo, Susa? Andiamo alle cascate di Vallesinella. Bella luce che c'è la mattina in questa sala. Ah sì, è bellissima questa sala la mattina. Batte il sole. Non batte solo il sole. E ancora si appena dorme. svegliata. Guarda che bel torrente. Lo mangiavo. Andiamo a mangiare di sotto. Guarda che bella colazione ricca. Ah, io mangerei tutte le torte. Questa mi attira un casino. Sì.
La mela cotta, Susa, hai visto? Ho visto, sì, già ieri ho visto la mela cotta. Frutta secca da mettere nel... Parti Senza bene alla problemi. mattina, puoi camminare tutte le ore che vuoi. Non è che parti bene, andrei subito a letto dopo colazione. Ok, piano. Siamo arrivati al parcheggio, siamo all'interno del parco ad Amello Brenta e vi ricordo che c'è un ticket da pagare che sono 10 euro e bisogna entrare prima delle 10 in macchina, se no c'è il bus navetta tutto il giorno. Ecco raga, il parcheggio è là, ma qua ce ne sono tanti. Qui siamo in una sorta di centro di smistamento iniziale, ci sono le cascate di sotto e quelle di sopra. Andiamo in alto e facciamo il giro delle cascate di sopra, poi dopo nelle cascate di sotto, giusto? Sì. Ce n'è una quasi all'inizio del giro, Che è la cascata di mezzo. che è una bella cascata, Sì. e quindi raggiungeremo solo quella per poi tornare qua indietro. Sì. Vediamo. Guarda Andri che panorama che abbiamo. Sì. Ma quanta gente c'è che va alle cascate? Andri guarda, siamo in Sì, processione. ecco qua raga, ho già visto che c'è una roba assurda di gente. Sì, c'è proprio la fila qua, la fila. Guarda, un bus intero sceso. Senti un po', ma se sono cascate qualcuno le raccatta dopo? Le raccatta, no? Guarda che a Tango gli piacciono tanto le mie battute, le mie vardate. È contento, diventa matto dopo. Le racconta tutti poi. Sì, a Sky. E appena vediamo la prima cascata comincia il sentiero che la affianca, quindi la strada si restringe e andiamo su per il bosco. Stupendo, infatti queste sono tra le più belle cascate del parco. Una meraviglia, Gli passiamo proprio accanto, bellissimo. Mamma Andri, ma è immensa! Che Oh roba! mamma che roba, pensavo che era bella quella. No, ma guarda che roba! Wow, mamma mia, Da tutte le parti! davvero. Andri, non si è mai sentibile! Non so come si sentirà l'audio perché il rumore è tanto forte. Ciao Tango, ma che bello che sei con la cascata dietro. Come l'hanno disegnato bene! Stanno facendo un po' di manutenzione. Ah sì, bravi, buon lavoro, ciao. Buon lavoro! Grazie. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Buon lavoro anche a te! Ciao. Ma che bravi sti ragazzi che Pian piano sistemiamo tutto. mantengono tutto in ordine. È bellissimo, grazie anche a voi. Grazie, gentilissimo. Bello aver trovato che fanno la manutenzione nei sentieri, perché bisogna sempre ricordarci che se riusciamo ad arrivare in questi posti è grazie al lavoro di tutti questi ragazzi che poi riescono a fare delle cose ben inserite nell'ambiente, Esatto. belle esteticamente, tanto lavoro, ma grazie ragazzi. Che nel parco lavora veramente tanta gente. Non so dove guardare. Se Ci tu- arriviamo proprio addosso, Qua ci si arrampica un po'. Siamo sotto, doccia! Siamo altissimi. Vedi qua l'acqua arriva da sotto, ragazzi. Qua si vede che tutta questa cascata arriva da dentro la montagna. Qua non c'è più niente. Siamo sopra la cascata. Cioè, immagina che portata che ha sotto. Pazzesco, arriva tutta da sotto la montagna. Questa cosa mi è piaciuta da vedere. Siamo arrivati a un pratone e adesso vediamo dove bisogna andare. Ok, allora siamo arrivati in questo pratone, avete visto, poco più in alto ci sono dei cartelli. Noi siamo partiti da Rifugio Vallesinella e siamo arrivati fin qua. Adesso prendiamo questo cartello un po' storto rispetto agli altri che ci indica proprio quel sentierino di mezzo lì,
perché di qua si va a Madonna di Campiglio diretti, quindi noi l'abbiamo già fatta in macchina e bisogna arrivare alla partenza che è lì, una trentina di minuti, così completiamo questo anello delle cascate. Comunque le cascate le abbiamo già viste, sono finite, adesso andiamo sul bosco e il clou era questo. Quindi per non confondervi troppo le idee vi diciamo che noi abbiamo fatto l'anello alto, una volta ritornati al punto di partenza andiamo a vedere un'altra cascata che è lì vicino. Adesso tutto in discesa. Che bel gruppetto che abbiamo trovato. Abbiamo trovato un gruppo di 50 ragazzi, mi sa toscani alcuni. Sembrava, vero? Sì. Qua si scivola un po', bisogna stare attenti al ghiaino. Raga, venite qua con le scarpe giuste perché intorno alle cascate è sempre umido, ci sono un sacco di radici bagnate, diventano tipo scivolosissime, proprio come sapone. Guarda Susa, anello concluso. Sì. Siamo andati avanti di là prima e adesso siamo tornati così. Quindi rifacendo un collegamento, questo è il parcheggio dove siamo partiti, adesso invece andiamo di là, di sotto. Le cascate di mezzo che da qua sono un quarto d'ora. Poi questo posto bellissimo qua, chissà quali sono le sue prelibatezze. No, non ho fame perché Susa anche stamani colazione micidiale. Stamani l'abbiamo anche ripresa la colazione. Hanno un grandissimo bel buffet di colazione al Majestic. Cascate di mezzo, 10 minuti, hai visto? Sono già passati 5 minuti. Un quarto d'ora, 30 secondi fa. 10 minuti, allora tra 25 secondi siamo arrivati. Mi sembra che abbiano una strana concezione del tempo qui. Di fuso orari, momi. Ah, ma Susa, quel tronco lì, brava, quel tronco là sembra il tronco che vediamo sempre nei film, che a un certo punto qualcuno deve attraversare per andare da sponda a sponda. È perfetto, è proprio lui. C'è più dislivello su queste di sotto che su quelle di sopra. Mamma che bella! No, Andri, ma... No, incredibile, dove dai. sa? Dio mio! È grandissima. Questa baita è senza vista, eh. Madonna, raga. Guarda. Wow, è grandissima. Potentissima, andiamo a farci la doccia. Che bella. Che potenza. Sotto la cascata, una bella doccia. Spettacolo. Ma il panino al sacco sotto la cascata. Magari il cattivo così per dire voglia. Ma qui abbiamo questo bar ristorante che è la fine del mondo. Mangiare e bere qualcosa con questa vista impagabile. Fino a noi, che bel momento, Andri. La birra della cascata. Ce l'ho fatta, la birretta sotto la cascata. Le nostre roste. Guarda che belle. Com'è che si chiamano roste? Beh, patata con... Bruzia! Patate con... Patate schiacciate E basta. e cotte alla piastra. Che figata, dobbiamo farle anche noi così. Ciao, buona giornata. Ciao anche a te. Ciao. Penso a te che si ricordavi di noi. Ma dopo? Quando ho parlato anch'io mi ricordavo di lei. Quando l'ho inquadrata un po' così, nel senso che l'ho messa poco, insomma che gli ho buttato l'occhio addosso. Quadrata messa Insomma, poco. dillo in qualche modo. Sei un amore. Ma ciao! Ma quante coccole! Ma quanti ti avrà firmato oggi? Quante coccole. Ce l'avevo anche io. Anche tu? Ciao amici, questo è il posto ideale per chiudere il video da questa stupenda cascata, vi salutiamo. Noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando seguiteci, cliccate la campanellina, mettete un commento, ci vediamo alla prossima ragazzi! E iscrivetevi al canale, ciao!
provo la patata con il miele. Mai provata, ma se ce l'hanno messo. Che schifo. No. Sì, non lo so. Bella sta storia.